Benvenuti su Stepwise Chemistry. Oggi analizziamo la struttura di Lewis per la molecola di anidride carbonica. Step 1. Disegnare lo scheletro della molecola posizionando al centro l'atomo meno elettronegativo. Quindi andiamo sulla tavola periodica. Sappiamo che l'elettronegatività, secondo la scala di Pauli, è una proprietà periodica che diminuisce verso il basso e verso sinistra lungo la tavola periodica. Quindi nel nostro caso, tra carbonio e ossigeno, il carbonio sarà quello meno elettronegativo, ovvero quello che andremo a mettere al centro. Quindi carbonio al centro e ossigeni ai lati. Step 2. Calcolare il numero degli elettroni di valenza, tenendo conto della carica parziale se si è in presenza di un ione. Quindi non è il nostro caso. Calcoliamo il numero degli elettroni di valenza. Quindi torniamo sulla tavola periodica e andiamo a vedere il gruppo di appartenenza dei nostri elementi. Quindi carbonio, quarto gruppo, e ossigeno, sesto gruppo. Gli ossigeni sono 2, quindi 2 per 6 più 4, 16 elettroni. Quindi sappiamo che ci sono 16 elettroni di valenza. Step 3. Posizionare tutti gli elettroni che formano legami covalenti tra gli atomi della molecola. Quindi andiamo a mettere 1, 2, 3 e 4 elettroni. Step 4. Ripartire il resto degli elettroni completando gli ottetti degli atomi esterni. Nel caso in cui restassero altri elettroni, disporli sull'atomo centrale. Quindi abbiamo 16 elettroni, di cui già 4 utilizzati, e restano 12. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Step 5. Se l'atomo centrale non ha ancora un ottetto, spostare gli elettroni dagli atomi esterni e disporli in condivisione con esso. Vediamo che il carbonio non ha un ottetto, quindi andiamo a spostare questo, questo, questo e questo. E adesso vediamo che il carbonio, grazie alla condivisione di elettroni, ha raggiunto un ottetto. Step 6. Calcolare la carica formale globale ed assicurarsi che sia uguale alla somma delle cariche formali di ciascun atomo. La carica formale si calcola con questa formuletta e andiamo a calcolare quella del carbonio innanzitutto. Il carbonio ha 4 elettroni di valenza, in questo caso non ha elettroni non legati ed ha ben 8 elettroni di legame, ovvero elettroni condivisi, diviso 2, quindi 4 meno 0 meno 4 uguale a 0. Il carbonio a carica formale uguale a 0. Adesso calcoliamo quella dell'ossigeno. L'ossigeno appartiene al sesto gruppo, quindi 6 elettroni di valenza. In questo caso ha 4 elettroni non legati ed infine ha 1, 2, 3, 4 elettroni di legame. Quindi 6 meno 4, 2 meno 2, 0. L'ossigeno a carica formale 0, come del resto anche l'altro ossigeno, quindi passiamo allo step 7. Le cariche formali devono tendere il più possibile a 0, dunque laddove è possibile ridisegnare gli elettroni ed i legami e ricalcolarne la carica formale. In questo caso non abbiamo bisogno di ridisegnare alcun elettrone, in quanto la carica formale di tutti e tre gli atomi è uguale a 0. Quindi questa sarà la migliore formula di Lewis per la molecola di CO2. Thank you for watching.